Il sudore rende il riposo più sincero, cantava Caparezza. E dopo la sudata a quasi 5.000 metri ci siamo meritati un po' di riposo. Quasi. Prima di buttarci a mollo nelle acque più pericolose e rilassanti dell'Ecuador, dobbiamo scoprire ancora un pezzetto di questo paese. Partiamo assaggiando cibi mai visti prima, questa parte ci viene sempre molto bene, per poi avventurarci tra miracoli, vulcani e perette. Dalla Tacunga oggi ci spostiamo verso Baños, entrando sempre più nel cuore di questo paese che per noi finora è stata una vera e propria rivelazione. Costume, cuffiette e ci si butta. Se ancora non ti sei iscritto al canale puoi rimediare subito con un click, grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi, dalla Tacunga siamo ai piedi del Cotopaxi. Ieri ragazzi siamo saliti a quasi 5.000 metri, io e Angela siamo saliti. Non credo ancora che abbiamo fatto. Quasi 5.000, noi di Verdelo. Che assurdo. E quindi lo potete vedere nel video precedente. Oggi ragazzi siamo quindi nella città più vicina a questo enorme vulcano e oggi abbiamo comprato delle robe veramente interessanti. Delle cose che sono, credo, introvabili nel resto del mondo. Mai viste. Lo adoro. Ragazzi, abbiamo visto da fuori questo giardino, ma ci stiamo infilando, diciamo, un po' così, a sgamusso. Ci sono fotografi, avvocati, insomma. Però abbiamo visto sta cosa da fuori. C'è anche il pediatra, eh? Sì, c'è tutto quello che vuoi. Siamo proprio nel centro e ti compare questo giardino circondato da tutta questa balconata. Guardate che figata questo posto. C'è il tocco coloniale, si vede tanto. Sì. Comunque io non lo sto neanche più menzionando, c'è un tempo assurdo, questo azzurro, neanche una nuvola in cielo. Mamma mia ragazzi, ci stiamo abituando un po' troppo bene secondo me. Direi di sì, anche se mi sa che non durerà ancora a lungo perché no. Siamo tra le montagne, qui il tempo cambia in fretta. Abbiamo trovato questi giorni questa finestra di sole incredibile e oggi siamo venuti nel centro, ci eravamo venuti anche ieri ma ieri non c'era nessuno. Un mortorio. Oggi c'è un sacco di gente, sembra un'altra città quasi. Adesso si passa sotto questi portici, c'è un sacco di vita. Che cos'è questo ragazzi? È una banana? Sembra una banana, una di quelle banane diciamo tropicali, piccoline, super dolci. Non è così, è un'altra cosa. Ieri l'abbiamo vista al mercato, poi abbiamo chiesto, si chiama taxo, un po' come tasso ma con la X. Come mi piace questa specifica. È il banana passion fruit, cioè il frutto della passione a forma di banana. E adesso abbiamo portato tutti gli attrezzi del mestiere per assaggiarlo in diretta ragazzi. Allora si apre. Sono curiosa. Tu sai qualcosa Angela? Qualche... Allora so che è coltivato in questa zona di mondo e cresce solo tra i 1800 e i 3500 metri. È della famiglia delle passiflore, quindi all'interno dovrebbe essere come... Eccolo infatti, pieno di semini. Wow. Come un passion fruit in pratica, un frutto della passione. Arancione. Sì. I semi sono un po' più grossi. Che strano. Ma che roba ragazzi. Assaggio. Ma spettacolo. Vai, che sapore ha? Allora aspetta, tieni un attimo il coltello, facciamo l'assaggino. Allora sembrano dei piccoli semini appunto arancioni. Vediamo. Dentro c'è un semino duro. Non so se schiacciarlo. Lo schiaccio? Ammazza. È durissimo. Ma di cosa sa? Allora è molto tipo acido, aspro, un po' aspro ma dolce, un po' maracuja. Presente maracuja? Sì, lo stesso sapore. Ci assomiglia, solo che è un sapore leggermente diverso rispetto al maracuja. Ma è buono ragazzi, è buono. Ecco, magari stavolta non schiaccio i semi duri. Ma che mandi giù così? Con questo qua si possono fare, scusate, non si parla con la bocca piena. Si possono fare dei succhi, no? Con questo, perché se li triti. Sì, però questo non abbiamo mai visto, questo forma di succo, almeno a noi mancava. Non abbiamo neanche mai visto prima questo frutto. Allora, ne abbiamo 6 di questi, quindi tranquilli. Ci devono piacere. Ci devono piacere. Era un pacco da 6. Quindi Angela, assaggiatelo. Ecco qua. Angela non apprezza questi qua con i semi, la conosco. Un po' acidino. Però è vero, acidino ma dolce, non è male. Sì, ti arriva il dolce con quel sapore tropicale. Se non lo mastichi, senti proprio il tropico, ecco. È vero, sembrano quei succhi tropicali, ogni tanto si comprano, quelli misti, hanno dentro anche questi frutti che sono proprio quel sapore di tropici, proprio è quella roba lì.
è successo una di quelle cose che succedono raramente. Cioè, abbiamo schiacciato, non ha comincito a registrare, ma noi siamo andati avanti per un minuto e abbiamo assaggiato il prossimo frutto. Di questo però ne abbiamo solo uno, ed è questo, ragazzi. Purtroppo è già aperto, l'abbiamo già assaggiato. Ma copri, se copri non si vede. Tiro su così, guarda, così, perfetto. Eccolo. Rotondo, perfetto. Sembra un'arancia, ma non è un'arancia. Arancione, però fuori non è come l'arancia bella rugosa, ma è bella liscia. Si chiama granadilla. Ce l'hanno fatta conoscere i nostri amici alla Speranza. Da quel momento, ragazzi, è diventato il nostro frutto preferito, perché diversamente dal taxo è molto più dolce. Allora, si apre così proprio, tu metti il dito dentro, lo affondi e tiri via la buccia, che fuori è croccante e dentro è morbida, e si arriva a questa parte qua, un po' panoso all'interno, non so. Sembra un po' anche l'arancia, volendo vedere, Sembra no? anche un po' l'arancia, ma all'interno ci sono questi semi, colore differente, e sono, ragazzi, buonissimi. Anche questo ricorda un po' il maracuja, tutti questi frutti. È praticamente il fratello del precedente, perché Sì, questo è della sì. famiglia delle passiflore, anche lui, un po' più gelloso forse il seme. Un po' geloso. Da vedere non è tanto bello, però da mangiare dolcissimo questo. Difficile anche descrivere il sapore. È buonissimo, ragazzi, è buonissimo. Il sapore è Tropicale. dolce, tropicale, anche questo, però senza quella nota aspra dell'altro. E Sì. poi ci sono questi semini che sono molto meno duri, si possono anche mordere, Sì, questo non ti spacca il dente. non almeno. spacca il dente. Quindi, ragazzi, questo qui è il top, granadilla. Se riuscite a trovarlo da qualche parte, assaggiatelo, buonissimo, buonissimo. E con questo ultimo cucchiaio finisce questa rubrica di Linea Verde, alla ricerca dei frutti assurdi del mondo. Questo, vabbè, lo conosciamo tutti, è un bel mango, versione quella rossa e gialla fuori. Che profumo che fa! C'ha un profumo assurdo. Cerchiamo di aprirlo in un modo Un po' elegante, perché il mango ha questo problema che se sbagli a mangiarlo ti rimangono tutti i pezzettini. io sono tutto sbrodolone, noi siamo sempre. Si può fare così però, Ecco, a questo è cubettini. il metodo, quello Asiatico, si usa tantissimo in Asia, lo fanno tutti così. Quindi così che vengono tipo delle caramelle e via. Eccolo qua, il manghito viene fuori, le Ce caramelline. la faccio. Ansia da prestazione. Con la telecamera, guarda che bello. Sembra una tartarughina. Sì. E poi si mangia così. Oh. Cioè io taglio e tu mangi. È buono? Buonissimo. Si sente il profumo? È buonissimo. Guarda. Mm. Qua, ragazzi, si vende tantissimo questa cremina bianca e rosa. La Takunga è chiamata la sultana del Cotopaxi e non è difficile capire perché, perché siamo proprio a pochissimi chilometri da questo gigantesco vulcano che però nel corso della storia della città ha causato non pochi danni. Ai ai ai. Infatti la città è stata distrutta completamente per ben 4 volte nella sua storia e ricostruita. La prima volta è stata costruita dagli spagnoli nel 1534, ma il nome è un nome quechua che ricorda un minerale che è un ossido di ferro che veniva utilizzato per colorare tessuti e ceramiche. Onestamente, ragazzi, non avevamo grandi aspettative su questa città che è famosa più che altro per quello che ha attorno, quindi la laguna del Quilotoa e il Cotopaxi. In realtà non ci sta affatto dispiacendo, anzi devo dire che ci sono delle vere e proprie chicche bianchissime come questa chiesa, la chiesa di Santo Domingo con la sua piazza gigantesca. Ce ne sono varie di piazze e chiese così e con questo cielo azzurro il bianco degli edifici risplende ancora di più. La chiesa purtroppo è chiusa, però tutte le persone vengono qui, entrano e pregano proprio fuori. Quindi c'è una piccola cappelletta che si vede da qua e si può pregare da qui. Nel frattempo Paolo è sparito, o meglio è andato alla ricerca di un bagno, perché mi sa che tutta quella frutta tropicale ha avuto qualche effetto collaterale. Meno male, ragazzi, che qui vicino c'era questa stazione di polizia che mi ha dato accesso al bagno. Devo dire, very good, very good. La frutta tropicale fa anche bene, cioè nel senso che ti proprio pulisce. Sì, ti rimette a posto tutto l'intestino.
proprio in pieno centro, ragazzi, c'è questo museo che si chiama Casa dei Marchesi di Miraflores, quindi era la casa degli spagnoli che occupavano questa parte di Ecuador, e quindi è una casa in pratica coloniale. Ma la cosa bella è che all'interno c'è questo museo dove addirittura ci sono dei reperti che risalgono al periodo preispanico. Ma quando? Sì, 10.000 a.C. questi qui sopra, Pazzesco. e invece questi sotto 4.000-2.000 a.C. appartengono alla cultura indigena dei Panzaleo che abitava questa zona. Questi pupazzetti ci mostrano quella che è una delle feste più importanti di Latacunga, cioè la festa della Mama Negra, cioè della mamma nera, e è una festa che mischia 3 diverse culture. C'è la cultura spagnola, perché è dedicata alla Vergine della Misericordia, quella indigena perché si fa riferimento alla Pachamama, quindi alla Madre Terra, e quella africana equatoriana, per appunto la presenza degli africani sempre durante la colonizzazione spagnola. Questa è la Mama Negra di quest'anno, e in pratica è questa figura di questa donna, che in realtà è interpretata da un uomo, che si adorna con questi vestiti riccamente decorati e compare a bordo di un cavallo. C'è una leggenda dietro che dice che la popolazione di Latacunga era in pericolo perché il Cotopaxi aveva eruttato e c'era questo fiume di lava che stava per distruggere la città. Allora tutta la popolazione chiede aiuto alla Vergine della Misericordia, che compare sotto forma di questa donna nera a cavallo e si mette tra la lava e la città, facendo deviare il corso della lava e salvando Latacunga dalla distruzione. Ogni anno la festa si svolge a novembre e poi tutti questi vestiti vengono donati al museo. L'unica cosa che non comprendo tanto è questa peretta in mano. Complimenti Angela, un momento bellissimo, devo dire la verità, però se c'è solo un appunto che posso fare è che non hai detto che questo è un tipico sincretismo religioso. È una parola che ti piace un sacco. La mia parola preferita, cioè questo miscuglio di culture e religioni totalmente differenti che si uniscono in qualcosa di nuovo. Sì, e questa è una caratteristica un po' di tutto l'Ecuador, perché abbiamo visto diverse feste che uniscono appunto elementi diversi presi da culture diverse. Purtroppo questa ce la siamo persa, era inizio novembre, siamo arrivati dopo, ma deve essere uno spettacolo essere qui. Una professione veramente redditizia qui alla Latacunga, ragazzi, questo è un consiglio di business, venite alla Latacunga a fare gli imbianchini, perché è tutto bianco. Anche questa bellissima chiesa, super bianchissima. Per avere un bianco del genere bisogna passare molto spesso. Comunque, a parte gli scherzi, una bellezza. Poi oggi, ragazzi, non so, è tutto più bello. Scoperto, ragazzi, il mistero della peretta. Eccola qua, infatti, rappresentata insieme alla mamma nera anche su questo enorme murales. Allora, questa peretta contiene latte, acqua di rose o addirittura liquore e viene, diciamo, schiacciata, no, con all'interno il liquido e spruzzata, questo liquido spruzzato sulla folla. Quindi è una sorta di benedizione, deve essere vista un po' come una sorta di acqua santa. Quindi vi dovete immaginare questa mamma che dall'alto Ecco, spruzza tutti con lo spruzzino, così, dall'alto del cavallo. fa la peretta proprio dall'alto. Abbiamo visto questo pentolone che bolliva, sembrava caffè ma non lo è un dolce ai fichi che ci proviamo adesso, è proprio tipico delle festività natalizie che si fa qui in Ecuador. Ah, in pratica il signore ha fatto un panino, eccolo qua, panino con il formaggio e i fichi. Pazzesco. I fichi in pratica vengono fatti cuocere lentamente in un succo di acqua e panela, cioè lo zucchero grezzo. Che belli, Eccoli qua, ragazzi. vedete come si ammorbidiscono e serviti col formaggio. Sai come si dice? Come si dice? Non si dice. Non si dice. No, ho sbagliato. Aspetta che perde il liquido. Ho fatto un casino, ragazzi, vabbè. Succede. Era il formaggio con le pere, ma va bene anche coi fichi, dai. Sì, perché il dolce e il salato sempre, anche qua. Ustionante. No, non si può, bisogna aspettare un attimo. Buono. Sta bene, no? Fichi Buono. dolci e formaggio salato. Sì. Sono proprio i fichi delle feste. Il fico si usa tantissimo anche a Reggio Calabria. Ma saranno gli spagnoli che hanno portato sta tradizione, forse. Probabile. Ci sono tante cose molto simili. Quella del fico usato proprio durante le festività natalizie è proprio tipica calabra, non c'è niente da fare, diciamo. Comunque è molto buono il fatto che ci sia anche il formaggio che fa il suo, mette la cremosità, un po' di salaticcio, buono. Tiene che hervir 3 días. 3 dias, 3 giorni a bollire, ragazzi, perché partono che sono verdi, poi diventano belli scuri.
Muchas gracias. Stamattina ragazzi siamo svegliati e stiamo lasciando la bellissima Latacunga. Andiamo diretti ad Ambato adesso. Gracias. Ambato è solo la prima tappa dove faremo cambio autobus perché non c'era l'autobus diretto per Bagnos e quindi faremo il cambio proprio lì tra un'oretta circa di viaggio. Siamo arrivati al terminal degli autobus di Ambato, però purtroppo non c'è l'autobus per Bagnos. Abbiamo scoperto che non parte da qui ma da un altro terminal e quindi Paolo è andato a chiedere informazioni su dove dobbiamo andare. Allora, dobbiamo arrivare in pratica a questa gasolinera e da qui passano tutti gli autobus per Bagnos, solo che per arrivare lì dobbiamo prendere un altro autobus, insomma un casino. Cioè siamo al terminal ma non vanno direttamente a Bagnos, anche se ci sono tutte queste agenzie che si chiamano Bagnos. Vabbè, e niente, in pratica dobbiamo andare in mezzo alla strada e aspettare un altro autobus che passi verso la nostra destinazione. Casino. Ci venga al centro, oggi. Il signore col megafono ci ha detto di venire su questo autobus, adesso scenderemo al mercato Majorista e da lì prendiamo l'autobus per Bagnos. Scesi e subito saliamo sul prossimo. Bagnos, sì? Gracias. Perfetto. Sono stati super gentili tutti, ci dicevano dove andare, sia i signori seduti accanto a me che l'autista dell'autobus, cioè dove scendere per prendere quello successivo. Adesso sull'autobus c'è già un bel film, quindi la voce che si sente in sottofondo è quello del film, sì. Per ora non si spara a nessuno, vediamo come procede la storia. Arrivati finalmente ragazzi a Bagnos, sembrava molto più vicino, in realtà poi ci abbiamo messo tutta la mattinata, adesso è già ora di pranzo, andiamo o a mangiare o a lasciare le nostre cose nel posto che abbiamo già prenotato qui a Bagnos. Ragazzi, siamo scesi a 1800 metri, che vabbè in un mondo normale sono tanti, siamo molto in alto, 1800, ma nella nostra realtà ultimamente sono pochissimi, siamo scesi tipo 3000 metri rispetto al vulcano che era 4009 e quindi sono 3000 metri, devo dire che si sente la differenza, mi sento un po' le orecchie attappate, attappate, non si dice attappate, un po' più caldo, no? Si dice tappate. L'aria è un po' più caldina, un pochino più calda, sì, però si sta bene, primavera. Che posticino ragazzi, che posticino. Siamo un pochino fuori dal centro di Bagnos, ma per $11 abbiamo trovato questa stanza che ha questa vista qui sul fiume qua dietro, mamma mia, incredibile. Di qua c'è la cucina, bella grande, più tardi ci andiamo e questa è la stanza da questo lato. Allora, la stanza si chiama Agosto, non ha un numero ma ha un mese, quindi agosto è questa roba qua, col bagno in camera, bagnetto molto carino e delle belle finestrazze che sono la cosa più bella. No, ma una roba, si vede tutto il canyon sotto col fiume, ma che roba incredibile. Adesso sta bruciando qualcosa, prima sì, no. Qua dietro sì, stanno bruciando un po' di erbacce, sterpaglie da quel lato, infatti si vede tutto il fumo però si vede anche il fiume. Qui sotto c'è un bel vento, siamo proprio a strapiombo questa costruzione, guarda. Molto a strapiombo, beh, fin troppo quasi. C'è anche una terrazza molto bella ragazzi, non è finito questo ostello, infatti un po' da fuori ci siamo detti ma che posto è, ma vabbè, però poi all'interno è decisamente tutta un'altra cosa, soprattutto per la vista. Lì dietro c'è un vulcanazzo, è un nome adesso che non ricordo perché ce ne sono troppi in questo paese. Questo è un altro vulcano che è proprio sopra il centro di Bagnos, che è di fronte a noi. Ecco come si chiama, Tungurahua.
Questo ragazzi è il centro di Bagnos. Come vedete siamo in mezzo ai monti e ai vulcani a 360 gradi. E c'è anche questa bella chiesa che tra l'altro è nera, non a caso. Sì, esatto, fatta con pietra lavica questa. C'è un vento in questo momento che si vola via. Non me lo ricordavo più il vento così forte. Un vento assurdo. Tiepidino però, è quasi piacevole, devo dire. Anche oggi ragazzi neanche una nuvola in cielo. Ma che sta succedendo? Che sta succedendo? Comunque ragazzi siamo a Bagnos de Acqua Santa, cioè i bagni Alleluia. di acqua santa. Sì. Perché ci sono delle piscine termali, appunto perché c'è il vulcano qui vicino, e quindi queste piscine termali si dice che abbiano delle proprietà curative e secondo qualcuno siano addirittura miracolose. Perfetto ragazzi, quindi dovremo usufruire di questa cosa, anche perché io ho qualche doloretto qua e là, un po' di qua, un po' di su, magari dopo la salita dal vulcano, non so, un po' le gambe. Un pochino. Comunque non è che sono semplici montagne ragazzi, qua sono proprio dei montagnazzi che vengono giù pam, a picco, cioè sono delle pareti da questo lato. Là dietro si vede anche, aspetta che faccio un piccolo zoom, una bellissima cascata. Adesso siamo entrati nella cattedrale nera, è tutta scura, fatta con questa pietra lavica. Angela sta studiando le opere d'arte che ci sono qua, è enorme. Hai visto che è tutta nera? Sì, è incredibile anche dentro. Assomiglia a alcune cattedrali che abbiamo visto in Sicilia. È vero, e poi se guardi bene, guarda tutto il muro, ci sono questi piccoli pezzettini che vanno a creare un mosaico. Brava, non mi veniva la parola. E stavo guardando che i quadri che ci sono non sono i classici quadri della vita di Gesù, ma in questo caso parla proprio del fatto che la Madonna qui ha protetto la popolazione dall'eruzione del Tungurahua. Guardala, si vede. E si dice in quali anni? 1797-1886, mentre l'eruzione aveva distrutto altre città come Riobamba, Ambato e la Tacunga, aveva risparmiato proprio Bagnos grazie alla protezione della Madonna. Nella chiesa infatti è centrale la figura della Vergine. Se guardate sull'altare è lei che è in mezzo a tutto l'altare lì, tutta con questi abiti super decorati, mentre l'immagine di Gesù è molto più piccola sotto in croce. Proprio fuori dalla chiesa c'è questa cappella che in realtà è una grotta sempre in pietra lavica della Nuestra Signora del Rosario di Agua Santa, che si dice aver fatto diversi miracoli e anche salvato la città dalle eruzioni del vulcano. Visto che abbiamo quella cucinazza ragazzi, ne approfittiamo per farci mezzo chilo di pasta a testa con il sugo, con il tonno e sugo, sempre lì siamo. Però sputaci sopra. Comunque ragazzi, siamo venuti appunto al supermercato a comprare qualcosina e ne approfittiamo un attimo per aggiornare quelli che sono i prezzi che stiamo trovando in Ecuador. Non male devo dire, perché per dormire troviamo sempre tra i 10 e gli 11 dollari, anche se non è sempre semplicissimo trovarli. Ogni tanto dobbiamo andare proprio a bussare porta a porta per trovare diciamo le offerte migliori. Per mangiare più o meno spendiamo sempre tra 2,50 dollari e 3 dollari, ma sono dei piattazzi grossi così, diciamo che sono belli riempienti. Belli riempienti. Sì. Invece per i trasporti, bene o male, spendiamo sempre un euro e qualcosa per ora di viaggio, ed è un ottimo prezzo, soprattutto se facciamo il paragone con la Colombia. A me sti biscotti animati ragazzi mi inquietano, Ma perché è così carino? Non lo L'omino so. di pan di Mi zenzero. fa paura, mi sembra che possa diventare cattivo tutto ad un tratto, un assassino. Ma no, perché? Sì, Comunque non so, volevo farti biscotto notare assassino. una cosa, vieni a vedere. Che Guarda, passa? Nel cancello del parco è rappresentato il vulcano che sta eruttando. Benissimo. Una piccola passeggiata dal centro e siamo sotto la cascata della Vergine. È proprio qui che è apparsa sotto la cascata ragazzi, una cascata altissima da qua, veramente la vista è fantastica. Sotto la cascata. Oh, che freschetto. Saliamo che c'è il viewpoint. Porca, qua arriva l'acqua per davvero.
La Vergine, ragazzi, secondo la leggenda, lo so, oggi stiamo parlando di un sacco di leggende, miracoli e altro, però sarebbe apparsa una pastorella per dirle che vicino alla cascata, che proprio qui noi adesso siamo sul punto panoramico, accanto alla cascata ci sarebbero state delle fonti di acqua curative. Quindi in questo caso qui hanno costruito queste piscine che hanno quest'acqua più torbida, no? Perché è appunto riscaldata naturalmente da chi? Dal vulcano che se ne sta là dietro. Che non si vede perché c'è una montagna davanti, ma dietro c'è il vulcano attivissimo, così attivo che varie volte hanno dovuto evacuare tutta la città di Banyos e invece in passato diverse volte ha proprio distrutto tutto quello che c'era. Per cui questa città, ma anche le terme, sono considerate delle terme pericolose proprio per questo rischio del vulcano attivo che c'è qui dietro. Ma ci siamo accorti di quello che c'è dietro, Angela? Cioè, guarda qua, c'è tutto il paese in mezzo alla vallata. E ora siamo dentro. Siamo alle terme, ragazzi. Allora, ci sono diverse piscine. Allora, c'è questa che sembra frescolina. Aspetta, diamo un'occhiata. Ops, prima che cado per terra. Questa è congelata. Le altre invece sono calde. Ok, siamo pronti? Un po' piccola la mia cuffietta. Anche la mia è un po' piccolina. L'abbiamo comprata al negozietto qua fuori, 50 centesimi, ma sono per bambini, sembrano. Ah, ecco, giusto. E l'ingresso è $4 a persona per stare qui nelle terme quanto si vuole. Doccia calientita e si va. Ah, che bella temperatura, ragazzi. Una goduria. Una goduria. C'è scritto che è di 42 gradi di giorno e 38 se vieni la sera quando non c'è più sole. Devo dire che si sta benissimo. Sì. Ma non puzza l'acqua, me l'aspettavo puzzolente di zolfo, invece niente. È un po' scura, ma non è sporca, cioè proprio non hai la sensazione dello sporco. No, e poi guarda la location in cui siamo, cioè circondati dalle montagne, sotto la cascata. Adesso noi ci restiamo qua un po', Ma direi finché non ci vengono tutte le mani rugose almeno. Tutte le mani rugose sotto la cosa qua. Ritratto, ragazzi, si sente come zolfo. Non la berrei comunque in ogni caso. Vabbè, no. direi proprio di no. Eviterei di berla. Salaticcia. Salaticcia. Comunque stiamo bene, Angela. Guarda qua. Con le cuffiette, ma che belli. Non mettevo la cuffietta da non so quanti anni. Basta con quei cappellini, va di cuffiette. E invece, ragazzi, l'acqua della cascata, bella congelata, arriva attraverso i canali e poi esce qua. Oddio! Vai, Angela, non ci devi pensare. E adesso torniamo al caldo. Questa è più calda, questa brucia forte. Pero es lleno de minerales. Che calore. Lleno de minerales. Pieno di minerali. Sì. Però caldissimo, ragazzi, questa fa veramente male, mi sento un po' come un pollo che sta bollendo. Dicono che di giorno va utilizzata massimo 5 minuti. Qui sotto c'è un'altra piscina, ma c'è solo un ragazzo, quindi mi fa pensare che sia veramente ustionante. Infatti è già uscito anche lui. Insomma, non sente più niente. No, dopo il tuffo di Paolo sotto l'acqua fredda, la cascata di acqua fredda, la telecamera ha deciso di non farci più sentire l'audio, quindi non sappiamo se le clip che stiamo facendo hanno un audio oppure se si vede solo il labiale muoversi. Ma vedremo come aggiustare la cosa, magari mettiamo i sottotitoli. Doppiamo, voice over. Qui sotto ci sono gli spogliatoi con le docce che continuano a scorrere perché l'acqua è quella della sorgente, quindi bella calda. Vediamo, sì, è bollente. Guarda quanto calcare si è formato. Colore proprio marroncino dappertutto. Sì. Queste piscine termali non sono le uniche di Banyos, ma sono le più antiche. Sono state costruite nel 1928. Vediamo questa com'è. Ok. È cuoci in pratica, se entri cuoci. Qua non serve l'audio anche. No, non posso stare. Ecco, è chiaro. Come mi sento rilassato. Siamo ringiovaniti? Cosa dite? Abbiamo perso qualche minuto? Creo.
No. Credo che no, anche là. Che no, però siamo ben cansatiti adesso, no? Sì. Ci voleva proprio. Bene ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, per noi è super importante, ci fate un bellissimo regalo adesso che siamo sotto Natale se vi iscrivete al canale, e niente, attivate anche la campanella, lasciateci anche un bel commento e anche un hype. Lo dite tutti oggi, tutti. Ciao ragazzi. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés. Pero yo le mando mensajitos, que vuelva conmigo otra vez. Pero yo le mando mensajitos.